state preoccupando per niente, raga, non è... non vi ho portato a fare roba impossibile. Vi ho portato a fare roba che avete sempre fatto. Va bene, vediamo. Allora, ho avuto l'idea intelligente di andare a trovare Nicolò per fare un giro. Io gli ho chiesto di fare un giro semplice perché mi fa piacere fare un giro con amici, c'è anche birra pong. Dovremmo fare un giro in quota medio-bassa, sperando che non ci sia troppo scivolamento, e dovremmo cercare di divertirci. Ora, queste in effetti erano le premesse del giro. Idealmente non dovevo venire con la Desert X a fare questo giro, ma avevo in mente di fare qualcosa di diverso. Poi però per problemi organizzativi, diciamo, non si è fatto. E quindi... Giro facile, Nicolò, grazie. E mi trovo sta roba. Io ovviamente avevo chiesto a Nicolò di preparare un giro abbastanza soft perché non avevo voglia di spaccarmi la schiena e soprattutto di raccattare la moto troppe volte, ma anche zero se possibile, no? E quindi lui mi aveva preparato questo. Che meraviglia, ehi, guarda la strada. All'inizio ero un po' teso, però il giro stava andando, solo che adesso ci stavamo dirigendo verso questa zona di banco di nebbia, nuvole, non ho capito. Non è male, guarda là. Sai che volevi venire con il brutto tempo. Guarda che spettacolo. Giù sono i radar, guarda, li vedi da qua. Davvero, lassù? Di là sono il radar base. Sì. Da qua sotto qua è Bibola. Abbiamo la Castello, Ceretto. Bello. Ascolta, ma ora torniamo sull'asfalto? La risposta era ovviamente no, ma soprattutto ci stavamo infilando in quel banco di nebbia o nuvole, non ho capito. E la situazione nel giro di pochi metri è cambiata drasticamente. Mi sarei dovuto portare la mascherina, chiaramente non l'ho fatto perché, uno me la sono scordata, due perché più in alto, non nel bosco, sarebbe stato meraviglioso. Questo è un po' borderline, ma vediamo quello che succede. Forse qui è un po' troppo, Che? Qui stavo per piantarmi. E lui si è piantato, mi sa. No, dai, non potete piantare. Nico, qui con le grosse non c'è. Andiamo dietro. Aspetta, andiamo. Sei un toro. Era ancora alto. Per me è un po' troppo. E qua è un po' troppo aumentato il livello. Ma vediamo. Dai, dove si va? Ma io perché devo dare retta a Nicolò? Io gliel'ho detto, Nicolò, questo mi sembra un po' troppo, anche perché comunque c'ho questo discorso della schiena, vabbè che me la rialzano loro la moto, però mi sembra un po' troppo. Ho capito, ma ragazzi, Vi state preoccupando per niente, raga, non è... non vi ho portato a fare roba impossibile. Vi ho portato a fare roba che avete sempre fatto. va bene, vediamo. Può darsi superato lì, c'è un po' di salita. Vabbè, entrateci fuori, entrate. Vai.
Nicolò, io ti voglio bene, però mi pare un po' troppo. Mantenete la sinistra, il più che potete. Ma al di là del fatto che io non sono capace, ma c'ho le Pirelli STR. O dopo mi fuori le gomme, dov'è la fregatura? Perché? L'altra volta mi hai ammazzato 200 volte sto giro. Ma io lo sto facendo tranquillo. Oh, io sono da non infortuni, state tutti buoni qui, che sennò mi spacco. Ho fatto un giro, ve l'ho detto, tranquillo. No, Ma tranquillo, coglioni! Io a Nicolò gli voglio bene, però mi faceva morire perché continuava a insistere che questo era un giro tranquillo. Ora, forse, non lo so, magari sono io che ormai mi sono disabituato, però non mi sembrava particolarmente tranquillo. Magari d'estate sì, ma ora non si stava in piedi, si rischiava di slittare ogni 3x2. Ho sbagliato, un po' da una mano. No! Dai. Ma infatti, vai, io ho aiutato tantissimo. No, Oh raga, sono piantato qua. ti sei fatto male? Oh no, ho sbagliato io. Ma mi sa che pure io 2 o 3 scelte nella vita le ho sbagliate, sai? Guarda, c'è una slick, fai te. Che foglio così. Questo è per chi dice che le Pirelli STR in fuoristrada vanno bene. C'ho le gomme slick Allora, adesso. abbiamo appena raccolto quella mezza sega di... Per ora non so come la moto non l'ho sdraiata, ma non è che sia proprio il terreno per fare ste cose. Anche qui ora voglio vedere. Le salite con le foglie, la terra bagnata, il fango, le moto grosse, pesanti e le Pirelli STR hanno solo una conclusione, tanto si sa. Ragazzi, le Pirelli STR, porco. Ma devi entrare bello cattivo qua, Aspetta che prima... Oh, dammi una mano. Tanto prima mi devo spostare io. Adesso vedi. 10 metri. Vai. L'ho detto. 1, 2. Dai, non è troppo pesante. È tutto scivoloso. Con le Pirelli STR, con la mia capacità, non si sale qui. Ah, birra, ti ho detto bello cattivo, convinto, Ok, vai, no, vai, Ha fatto grande! Hai fatto uguale a me! Perché non ho capito Perché si intraversa la ruota dietro, qualcosa qui. la ruota dietro si intraversa mentre vai e ti porta là fuori. Non so se riparti qua, Vai, dai, vai. Ma non so se hai visto che schiaffo di terreno di merda, Sì, no, mi lamenterò con la guida. Non sta dritta neanche la mia, Allora, nella mia mente questo è stato un gesto tecnico altissimo perché così nella mia testa liberavo la gomma. In realtà, visti i risultati, penso che non sia servito a nulla, Il piede. Passiamoci magari d'estate perché questo... non c'è niente di complicato, dai. No! Che
Che succede? Ero io? Sì, eri tu. No, non vedo più niente. Allora, dimmi tutto. Come va? Hai un guanto da pulirmi almeno la bocca? No. Te la pulisco col dito. Ce l'ho ovunque. Pulisci anche la telecamera che è tutta rozza. Non è pulito. Io dal davanti non la vedo, ma qualcosa immagino. Presente la pozza? Sì. Lui ha deciso che si doveva fermare lì dentro No, perché... e invece che uscire piano piano ha detto ma dando gas uscirò? Un quarto d'ora in prima. Andiamo, va. Il giro per adesso è tutto normale, no? Sì. No, ma questa figlia per il culo. Bella, no? Cosa vuoi? Sì. Mi fai prendere paura per queste cose e poi non mi dici nulla quando ci sono tutti i pezzi infangati. Io c'ho sempre ragione. Non sento rumori. E abbiamo lasciato un po' la nebbia, io ora spero che si trovi un po' più di panorama. Ora è sceso Nicolò giù perché penso si sia piantato birro pong, perché sennò doveva essere qua. Però ora Nicolò è sceso da 10 minuti. Non sento rumori. Il conto è ridere e scherzare, ma ora stanno scendendo da un po'. Non so cosa è successo. Se è successo qualcosa, insomma, ora scendo. Ah, eccovi. Ma non ti conviene scendere lì alla curva e riprendere più grip e risalire? Lì c'è dove curva un po'. Puoi ripartire? Dove c'è la mia moto? Sì. Ma... Ragazzi, qui non riparte, Poi uno mi chiede perché ho venduto il KTM dopo 6 mesi neanche. È troppo potente, troppo potente, troppo potente, troppo pesante. È una moto difficilmente gestibile se uno vuole fare questo tipo di cose. Belli siete. Mi fa una cagata così. Ascolta, Tu, le tue gambe, qua su. Vai. ho capito perché ho venduto il 1290. Cioè, questa era una salita che con la Desert X, che non è la moto con cui fare fuoristrada, no? Io sono salito, non ci ho manco pensato. Per far sbloccare sto bestione qua, in 3 non ci si faceva. Una volta che capisci questa cosa, uno dice, ma che cazzo me lo fa fare? Ma giustamente. Vai, vai. Recuperato un po' le forze abbiamo continuato e ci saremmo diretti verso un punto particolarmente panoramico. Oh! Allora sì, che prima no, guarda là. C'era cosa dietro? Penso di sì. Danno non l'avresti fatto. No, ma io non la vado a fare. O vado con una moto leggera. Ecco, girare per arrivare in posti del genere con una vista a 360 gradi, questo è quello che mi piace fare, farlo con amici in giornate belle a questo modo è la cosa più bella che ci sia. Wow! Meraviglioso! Bellissimo! Ma ovviamente dopo che si è saliti tocca riscendere. Finiamo questa discesa qua. Ve lo dico che sta qua divertente, fate attenzione e basta. È tutto fattibile. Va bene. Fate attenzione, tutto fattibile. Proverò la veridicità di queste parole. Non c'è fango, non c'è neve, volevo dire, quindi. No, ci sono solo canali che non si vedono. Oh! Ecco, girare in posti così, con queste viste, questo è bello, è quello che si può fare con queste moto grosse. Quello che si è fatto prima, no. Ah, borderline, questa, borderline.
Non mi ricordo se migliore o peggiore, Nicolò? Qui Nicolò, poco prima di iniziare questa discesa, si era fermato e ci aveva detto qui non mi ricordo se migliora o peggiora. Ma se si ricordava era meglio. Scherzi a parte, il problema era che era una strada scivolosa con sassi smossi, foglie e canali e tutto non si vedeva niente, quindi era fastidioso. Com'era? Non mi ricordo, bastardo. Ma dovrebbe migliorare. Vai. Dovrebbe. È peggiorato. Probabilmente era peggiorata, però stavamo arrivando verso il fondo della discesa e piano piano si stava aprendo un panorama bellissimo. Per di più è appena passato adesso l'affare di Matteo Salvini, zero alcol. Ma questo è succo di mela, ragazzi, buono, buono, buono. Salute Nico, grazie del giro. Aspetta, aspettiamo. Sì, aspettiamo, dai, aspettiamo. Comunque io questo giro lo dovevo fare con un'altra moto È e vero, andava benissimo sta Una cosa. bella cosa. con delle gomme diverse andava bene. Con queste gomme qua non andava. Non aveva fatto niente di impegnativo. No, appunto. E io comunque ho faticato un botto. Pensa se mi dovevo impegnare, pensa se c'era roba impegnativa. Ragazzi, Perché poi adesso poi bisogna anche ritornare su. andiamo sulla neve, dai. Perché andiamo sulla neve? Sì, dai. Almeno magari mi pulisco. Ops. Faccio questo. Dopo pranzo Birapong ci ha abbandonato e nulla, abbiamo continuato. Nicolò mi aveva parlato di questo posto che andava assolutamente visto e quindi... Che meraviglia! Il discorso è che bisogna andare su per di lì, per arrivare lassù in cima. Su per dove? Lassù in cima. Su per dove? Da dove volevi salire? Devi arrivare qua. Qua c'è tutto il fango per di più. No, Qua, io... lassù altra neve. No, niente, non ci ce la fa. No, direi di no. No, mi dispiace. No, no, ma L'avrei portato volentieri, ma... forse non è il caso, che dici? No, ci si pianta qua ci si pianta. Che meraviglia però qua, Ah, Nicolò, mi porta sempre in posti incredibili e io che pensavo che questo fosse già pazzesco e invece ci stava aspettando un posto, surreale. Qualche mese fa, li vedi tutti sti sassi qua ai lati? Sì. Era tutta così, non Oh. esisteva più la strada. Bene, Qualche mese fa, l'hanno riaperta adesso da poco. pensa che culo. Se no Vai. non sarei neanche passato di qua oggi. Però che bello, questa zona è stupenda. Va bene, vai, Comunque qui il fiume, adesso lo vedi, vai. è un fiumetto, però si è ingrandito, ha portato giù tutto. Ma non ci si andava a testa, si faticava anche con questo. E allora perché? Allora perché ci stiamo passando? Se si faticava con quella?
Penso che la fortuna più grande dell'andare in moto sia di trovare posti che ti emozionano e ti lasciano senza parole. Ecco, questo era uno di quei posti. In queste situazioni qua potevo soltanto essere grato a Nicolò per avermi portato in un posto del genere. Che bellezza! Qui un po' meno bellezza. Che bellezza. Che conclusione bellissima. La nostra giornata era veramente finita stavolta e devo dire che nonostante le paure e le incertezze, Nicolò mi aveva fatto un regalo bellissimo e farmi fare questo giro stupendo, ovviamente non senza difficoltà, ma alla fine ci si deve anche un po' mettere in gioco, no? Quindi grazie Birrapong, grazie Nicolò e buon Natale!